Ciao, benvenuto su Non mi dire. Quante volte ti è capitato di aprire un'email, leggere il suo contenuto, richiuderla, tornare nella posta in arrivo, aprire una seconda email, leggere il suo contenuto, poi magari ripensare a quella precedente, ritornare su posta in arrivo? Come puoi vedere, diciamo che fai un salto più di una volta tra un'email letta e la, diciamo, sezione posta in arrivo, che più delle volte ti può far perdere tempo, può anche creare confusione. In Gmail questo è possibile evitarlo e quindi avere sotto controllo sia la lettura dell'email che la tua posta in arrivo, in modo tale da poter scegliere di volta in volta cosa andare a leggere in maniera veloce. Resta qui con me fino alla fine e ti mostro come si fa. Allora, come abbiamo fatto finora, apri il tuo Gmail e vai nella sezione con cioè le impostazioni a rotellina e ingranaggi. Visualizza tutte le impostazioni, posta in arrivo e scorri verso il basso. Questa opzione è chiamata riquadro di lettura. Attivala. Quando la vai ad attivare potrai vedere che ci sono tre opzioni, le vediamo tutte e tre. Allora, la prima già ti dico che è disattivata, cioè praticamente non funziona, non vedrai nessun tipo di cambiamento. Magari vabbè, te la faccio vedere comunque. Partiamo appunto dalla prima. Non ti dimenticare di premere salva modifica, fondamentale, perché altrimenti non funzionerà. Ovviamente Gmail si andrà a riavviare. Ti faccio vedere nuovamente che adesso risulta attivata. Eccola qui. Andiamo in posta in arrivo, ci clicchiamo e come puoi vedere non accade nulla, cioè è uguale a quella di prima. Ritorniamo in visualizza tutte le impostazioni, posta in arrivo, attiva il riquadro di lettura, rimane spuntato, nessuna divisione, ti ho fatto vedere che non è cambiato nulla. Andiamo qui a destra della posta in arrivo, già questa è un cambiamento. Salva modifica, lo devi fare perché altrimenti non funziona. Si ricarica Gmail, si apre, ecco, la tua sezione di posta in arrivo e di qua ci sta la conversazione selezionata, sarebbe l'email. Selezioniamo uno, vedi? Qui ho selezionato questo e di qua ti compare l'email. Diciamo che è una situazione un po' più comoda, specialmente se hai dei monitor abbastanza grandi, potrebbe risultarti più comoda. L'unica noia, adesso te la faccio vedere, è questa. Quando vado in impostazioni ti si apre una sezione di una sezione di una sezione. Potrebbe essere fastidiosa come cosa, però vabbè, sono scelte. E quindi questa qua è la prima. Da qui posso rispondere, vedi, posso scrivere e tenere sempre posta in arrivo selezionata. E niente, adesso ti faccio vedere quell'altra. Andiamo in visualizza, posta in arrivo, andiamo verso il basso dove c'è sempre il quadro di lettura, questo spuntato. Sotto la posta in arrivo ci clicco qui, clicco salva modifiche e ti compare il riquadro in questa posizione. Il riquadro in questa posizione praticamente permetterà di scorrere le email vedi bloccate nella sezione alta della tua posta in arrivo. Ovviamente anche qui puoi decidere la grandezza del riquadro e ovviamente ti puoi andare a prendere l'email da leggere e qui avrai tutte le email che poi potrai vedere, potrai leggere e via discorrendo. Ok, adesso se vuoi ritornare nuovamente alle tue impostazioni precedenti, qui potresti fare anche una scelta, perché puoi fare nessuna divisione e ritorna tutto come era prima, perché come hai visto
il risultato era identico, diciamo, alle impostazioni iniziali, chiamiamole così, oppure vai direttamente qua, lo disattivi del tutto, salva modifiche, si ricarica nuovamente e come adesso ti mostro, vado qui e l'email si apre e da qui poi potrò rispondere, diciamo, nella sua visualizzazione normale. Ok, come hai visto è una soluzione, diciamo, molto semplice da dover utilizzare, ma ti aiuta a visualizzare le mail in maniera diversa. Può essere usata quando, diciamo, quando ti dà noia o hai molte email da leggere, quindi fai quel salto continuo da posta in arrivo e email da leggere. Però è semplicemente una scelta di visualizzazione e di gestione della casella di posta in arrivo. Il video finisce qui molto velocemente e niente, se ti iscrivi al canale mi fai un grande piacere, così mi fai capire se i contenuti ti piacciono. Non dimenticare di lasciare un mi piace al video. Se ci sono problemi oppure vuoi chiedere altre informazioni oppure vuoi chiedere qualche argomento in più rispetto a quelli che ho portato finora, lascia un commento e ne parliamo insieme. Per questo è tutto, ciao e alla prossima.